Buonasera, vi diamo il benvenuto al nostro workshop. Faccio una breve presentazione su chi siamo. Siamo Angelo Ranieri, che è il founder di Futurland. Io sono la co-founder. Vi diamo un po' un'idea del nostro background. Angelo viene dal sales digital marketing, in questo momento si sta occupando di e-commerce. E io sono nata invece come e-commerce manager e negli anni poi sono passata a fare la conversion rate specialist. E siamo uniti da una grande passione per l'AI, in particolare per lo sviluppo di AI assistant, in quanto pensiamo che abbiano una grande importanza, soprattutto lato e-commerce, per fornire un'ottima esperienza cliente e dare una mano all'e-commerce, che comunque sostiene, soprattutto in questo periodo, delle spese molto alte, per poter ottimizzare e aumentare le vendite. Io adesso passo la parola ad Angelo, che vi illustrerà nel workshop come utilizzare gli assistenti AI durante il Black Friday. In caso di domande potete farle nella chat. Domande semplici rispondo io direttamente in chat, per domande più complesse le possiamo vedere alla fine. E lascio la parola ad Angelo e sparisco. Buonasera, buonasera a tutti, grazie Patrizia. Sono Angelo, il cofondatore di Futurlens. Scusate per la voce, che ho un po' di tosse, quindi ho la voce un pochino bassa, però cercherò di riuscire ad arrivare fino alla fine. Andrò leggermente veloce perché sono tante cose da vedere e quindi la scaletta è molto serrata. Cercherò comunque di stare nei tempi e di finire il workshop entro l'ora prestabilita. Benvenuti al nostro workshop The AI Future Friday Workshop, dove andiamo ad analizzare come gli assistenti AI possono aiutare il nostro brand, il nostro business a massimizzare le vendite durante il Black Friday. Prima di tutto analizziamo quali sono le sfide che porta il Black Friday. Un dato molto interessante, che è un dato positivo, che durante il Black Friday si stima un aumento di circa il 38% nel traffico online. Di questo 38%, il 74% degli acquisti avverrà tramite dispositivi mobili. Questo sicuramente è un dato positivo. Sappiamo che rappresenta comunque uno degli eventi principali. Tutto il periodo del Black Friday fino a Natale è il periodo fondamentale per qualsiasi tipologia di brand. Però l'aumento del traffico, l'aumento delle interazioni porta comunque ad uno stress non indifferente per il business e ad una diminuzione inevitabile dell'efficienza. Infatti durante il Black Friday 8 carrelli su 10 vengono abbandonati. Questo è uno, diciamo, dei tanti dati che volevamo portare in evidenza, e sappiamo che il carrello abbandonato è uno degli aspetti fondamentali all'interno dell'e-commerce. Durante questo periodo particolare dell'anno c'è un aumento della percentuale di carrelle abbandonate non indifferente. Quali sono quindi le 3 sfide principali che porta a questo evento per un business online? Prima di tutto vi è un sovraccarico operativo. Questo comporta un'esperienza, una personalizzazione dell'esperienza che diventa quasi impossibile e inevitabilmente ci sarà una competizione molto più elevata. Adesso li andiamo ad esaminare velocemente tutte e 3. Il sovraccarico operativo è dovuto principalmente a una concentrazione delle domande, quindi delle richieste dei clienti, in sole 72 ore, quindi nel periodo di maggiore, nel periodo, diciamo, in cui il weekend, dove si concentrano tutte le offerte e gli sconti.
I tempi di risposta quindi aumentano perché il team viene sovraccaricato da richieste e come abbiamo visto prima il tasso di abbandono arriva fino all'82% del carrello, quindi dal 7 al 12% in più rispetto al normale. Il secondo problema è quello della personalizzazione. Questo è un punto che vogliamo sottolineare perché attualmente dare delle esperienze personalizzate risulta essere un vantaggio competitivo, anzi un requisito fondamentale richiesto da tutti gli utenti. Abbiamo migliaia di visitatori simultanei che accedono contemporaneamente al sito. Ogni visitatore cerca delle informazioni dettagliate su prodotti diversi, quindi vi sono delle richieste specifiche per ogni cliente, naturalmente, e un altro dato da tenere in considerazione è che i clienti oggi si aspettano delle risposte istantanee alle loro domande. In effetti, se analizziamo, poi il terzo aspetto è quello della competizione elevata. Ovviamente è un periodo di altissima pressione promozionale, quindi i margini vengono erosi dagli sconti aggressivi, quindi aumenta la promozione, i clienti sono bombardati dalle offerte di tutti i brand, aumentano i costi della pubblicità, perché durante quel periodo vi è un sovraccarico di advertising, di inserzioni sui tutti i canali social, Google Ads, eccetera, e vi è quindi un incremento del costo di acquisizione di nuovi clienti. Questo, diciamo, rappresenta tutta una serie di sfide, però come sappiamo ogni sfida può portare con sé anche delle opportunità. Perché secondo noi nel prossimo futuro, ma anche nel presente, la battaglia si sta spostando sempre di più dalla battaglia sugli sconti, sui prezzi, ad una battaglia invece sull'esperienza? Gli sconti ovviamente sono importanti, permettono di attirare clienti, come abbiamo visto da diversi report, per questa tipologia di evento, comunque la maggior parte dei clienti sono attratti dai prezzi e dalla scontistica. Però l'esperienza utente resta fondamentale anche durante i picchi di traffico, perché gli utenti sono sempre più esigenti. I clienti vogliono una personalizzazione massima durante l'esperienza, vogliono avere un ricordo positivo dell'esperienza che hanno fatto di acquisto con il vostro brand e questo quindi è una chiave fondamentale per poter poi fidelizzare tutto questo nuovo traffico che arriva sul sito. È una delle armi che oggi abbiamo a disposizione per poter sfruttare la leva della personalizzazione anche su grandi volumi e quella ci viene data dall'intelligenza artificiale. Infatti, se vediamo la realtà del mercato, l'80% dei clienti ha una probabilità di acquisto maggiore quando riceve un'esperienza personalizzata. Vi è un aumento medio delle conversioni del 20% quando si riesce a dare delle esperienze personalizzate ai propri utenti e i clienti ormai vogliono risposte immediate. Quindi l'83% dei clienti si aspetta risposte in tempo reale. Quindi per questo l'esperienza cliente e la personalizzazione diventano una leva fondamentale anche durante un periodo di altissima pressione come quello del Black Friday. La soluzione che secondo noi può dare un grosso vantaggio competitivo ai brand è quello degli assistenti AI. Perché? Perché l'assistente AI, poi vediamo più avanti nel dettaglio cosa sono, cosa fanno e perché sono così importanti. L'assistente AI ci permette di dare un'esperienza unica, personalizzata in maniera scalabile. Questo è uno delle grosse innovazioni dell'intelligenza artificiale generativa. Ci permette di personalizzare l'esperienza anche a grandi volumi. Ci permette di dare delle risposte immediate, istantanee a qualsiasi domanda dei clienti, anche domande diverse, anche domande simultanee nello stesso momento, e ci permette poi di poter effettuare un'analisi dei dati in maniera molto più efficiente per offrire così dei consigli personalizzati, pertinenti e migliorare sempre di più le performance del proprio brand. Ora vediamo due casi studio che hanno integrato degli assistenti all'interno della loro esperienza di acquisto. Sono dei casi studio nemmeno recentissimi, quindi parliamo di dati che oggi possono essere anche addirittura migliorati. Ad esempio, Lego ha implementato un assistente AI per delle raccomandazioni regalo durante il Black Friday. La campagna marketing che è stata fatta su questo caso d'uso
ha portato dei risultati eccezionali, cioè un aumento del 340% delle conversioni delle ads, una riduzione dei costi di acquisto dei clienti dalle ads in quanto c'era un collegamento diretto tra l'ADS e l'assistente, e inoltre un 1.9 sono aumentate di 1.9 volte il valore degli acquisti sul sito web per i clienti che utilizzano l'assistente AI. Un altro caso studio di successo è quello di Sephora. Sephora ha implementato le AI per la personalizzazione dei prodotti. Durante l'implementazione dell'assistente, Sephora ha visto un aumento dell'engagement rate del 45%, quindi del tasso di coinvolgimento dei clienti, un incremento del 25% nel valore medio degli ordini e una riduzione del 30% del costo di acquisto dei clienti. Questi casi studio ci devono dare due indicazioni importanti. Una è che implementare questa tipologia di soluzioni porta dei vantaggi notevoli per il brand. Due, che una considerazione che bisogna fare, che spesso si parte da un presupposto, diciamo, sbagliato su queste soluzioni. Integrare le AI oggi non è qualcosa che può essere fatta solo da colossi, ma ormai è diventato un processo che può essere integrato da qualsiasi tipologia di brand, di business, anche i medio-piccoli. Ovviamente con l'aumentare dei volumi aumenta il valore della soluzione, questo bisogna dirlo, però con le nuove piattaforme che ci sono oggi, grazie anche allo sviluppo no code di queste soluzioni, ormai l'integrazione degli assistenti AI è diventato qualcosa di molto accessibile. Ora andiamo a vedere un po' nel dettaglio cosa sono e cosa fanno questi assistenti. Perché un messaggio che è importante da recepire da questo workshop, al di là delle tante cose che vedremo dopo, è che la vera innovazione che ci viene data dall'intelligenza artificiale, parliamo di intelligenza artificiale generativa, nel workshop quando diciamo AI parliamo di intelligenza artificiale generativa, non sono tutti i tool che vediamo, che sono molto belli da vedere, sono molto brillanti dal punto di vista dell'attenzione, fanno cose eccezionali, sono utilissimi sicuramente, ma la vera innovazione per il business ci viene data dagli assistenti virtuali. Questi assistenti virtuali permettono di eseguire dei veri e propri task in maniera automatizzata. Sono dei veri e propri dipendenti virtuali che vengono integrati all'interno dei nostri processi aziendali e possono quindi svolgere dei compiti in maniera autonoma. Questo è un grosso vantaggio per un business che permette di aumentare l'efficienza, diminuire i costi, ma nello stesso tempo riuscire a dare delle esperienze personalizzate, ma tantissime altre cose che si possono fare anche con grandi volumi. Ora andiamo a vedere, diciamo, a capire cosa sono, quali sono i benefici e come funzionano. Niente di tecnico, ovviamente. Prima di tutto, pensiamo agli assistenti AI, come ho detto prima, come un team virtuale, quindi un team di dipendenti virtuali che è infinitamente scalabile. E quindi non è un tool, un classico tool che io posso utilizzare, posso integrare, o un chatbot che posso mettere sul sito. No, ma è un vero e proprio dipendente che capisce il contesto in cui sta operando ed è in grado di eseguire determinati compiti. Ha una conoscenza completa del business, quindi può memorizzare ad esempio anche l'intero catalogo prodotti e conoscere ogni vostro cliente. È in grado di migliorarsi in maniera continua, quindi ha un apprendimento continuo, e quindi può imparare da ogni interazione e ovviamente tramite manutenzione è in grado anche di migliorare in maniera costante, e poi ha una disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non sente stanchezza, può essere clonato all'infinito e inoltre, cosa molto importante quando si hanno delle interazioni con gli utenti, con i clienti, non soffre di, tra virgolette, chiamiamolo così, pressione psicologica, cioè tante volte può capitare in ambiti di vendita soprattutto che quando si ha a che fare con delle persone che possono essere anche maleducate, si comportano in determinato modo, questo può influire sulle performance della nostra risorsa. Invece loro sono ovviamente agnostici da questo punto di vista.
Ora vediamo l'impatto pratico che può avere su un e-commerce in particolare. Possono essere integrati in tutte le fasi del customer journey, quindi nella fase di prevendita, per dare delle risposte immediate agli utenti che visitano il sito o altri canali di comunicazione, dare assistenza sulla configurazione prodotto tramite tutorial, tramite video, rispondendo alle domande degli utenti e dare poi anche dei suggerimenti personalizzati. Questi sono solo degli esempi, ma si può fare anche molto di più. Durante la fase di acquisto, come supporto a checkout, quindi rispondere alle obiezioni del cliente in tempo reale, effettuare un upsell intelligente, quindi suggerire dei prodotti in base alle preferenze del cliente e quindi, come abbiamo detto prima, gestire le obiezioni. Nella fase di post vendita, come customer service, quindi apertura di ticket, supporto a modifiche, a cancellazione di ordini, al tracking dell'ordine automatico, all'update dell'ordine, alla gestione dei resi, può essere utilizzato anche per le vendite diciamo per i feedback post vendita, per mandare survey, per cercare di fidelizzare i clienti, un programma di loyalty oppure fare dell'upsell post vendita. I benefici principali per il brand li abbiamo divisi in 3 categorie: quello dell'efficienza operativa, quindi automazione dei task, supporto nell'analisi dei dati e scalabilità. Sicuramente portano ad un miglioramento della soddisfazione del cliente, perché c'è supporto e personalizzazione in tempo reale, disponibilità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, ma bisogna anche sottolineare che questi assistenti sono anche multilingue, quindi possono rispondere anche ad un pubblico internazionale senza problemi. E l'aumento delle vendite, perché quando c'è una maggiore soddisfazione del cliente, una migliore customer experience, questo si riflette poi sulle vendite, sul tasso di conversione, sulla fidelizzazione e sull'ottimizzazione del ROI del marketing. Anche perché possono essere integrati sui canali social e possiamo utilizzare anche delle automazioni che ci permettono di dare delle risposte tempestive ai clienti. C'è un dato significativo da uno studio della Business Award, se non mi sbaglio. Se si riesce, nel caso in cui si contatti il lead entro 5 minuti dall'opt-in per una nostra campagna di comunicazione, ad esempio, si ha la possibilità di aumentare di 4 volte le vendite. E questo, diciamo, nella tempestività delle comunicazioni, del contatto dei lead, gli assistenti AI ci possono dare una grossa mano. Ora vediamo quali sono i componenti chiave di un assistente AI, giusto per farvi capire nello specifico che cosa sono perché comunque su questa tipologia di argomento c'è tanta confusione, tanta disinformazione. Un assistente AI è composto principalmente da un modello linguistico di base, chiamato anche LLM, che diciamo così è il cervello dell'assistente. E il modello, quello che conoscete tutti come GPT-4, che viene utilizzato da ChatGPT, oppure Claude 3.5, che viene utilizzato da Claude. Senza andare nel dettaglio, l'LLM comunque è un modello di intelligenza artificiale generativa di linguaggio naturale, chiamiamolo così. Poi sono composti da una base di conoscenze, knowledge base, quindi da loro si può fare il training, diciamo così, di questo assistente con tutte le informazioni del nostro business, quindi documentazione, informazioni, dati del business, in modo che l'assistente sia in grado di reperire queste informazioni per poterle utilizzare poi nelle risposte e nelle interazioni con gli utenti. Poi un componente fondamentale è quello del prompt, le istruzioni. Queste sono le direttive su cosa l'assistente deve fare e come lo deve fare. Noi vedremo dopo che creare questi assistenti oggi non è una cosa che è esclusiva solo per i developer. Quindi fino ad un annetto fa c'era bisogno di creare del codice in Python per creare un assistente utilizzando le API di OpenAI. Oggi invece abbiamo delle piattaforme che ci permettono di creare assistenti molto avanzati senza scrivere una riga di codice. Quindi ormai è diventato molto più semplice. L'ultimo componente su cui porre attenzione sono quelli dei tools e funzioni, vengono chiamate anche azioni. Questo, diciamo, è il vero valore aggiunto degli assistenti AI e sono quelle automazioni, quei collegamenti che permettono all'assistente di eseguire dei task specifici, di attivare
delle integrazioni, delle automazioni, dei richiami alle API che permettono così all'assistente di riuscire ad effettuare delle azioni, a effettuare dei task, a mandare dei dati ai nostri sistemi aziendali oppure ricevere dei dati dai nostri sistemi aziendali. Quindi questo è quello che permette poi all'assistente di comunicare con l'esterno, con gli altri tool o le altre piattaforme che noi utilizziamo all'interno del nostro business. Questo diciamo è un grafico che vi permette di vedere in maniera schematica tutti i componenti. Quindi l'LLM che elabora le informazioni del knowledge base, attiva i tools, l'assistente AI che è in grado di attivare. La cosa innovativa di questi assistenti è che loro, in base al contesto, loro attivare queste azioni. Quindi loro capiscono il contesto, ad esempio se stanno interagendo con l'utente, in base all'interazione che sta avendo, sa che deve attivare una determinata azione in quel preciso momento. E lo riescono a fare scrivendo solamente del prompt. Quindi questo prima, questo diciamo per chi non è molto tecnico sembra una cosa semplice, ma prima per poter fare una cosa del genere bisognava scrivere diverse righe di codice. Poi un altro componente è quello della memoria, perché comunque sono in grado di memorizzare la conversazione e quindi di riuscire a portare avanti la conversazione in maniera naturale. Tante volte si può confondere l'assistente AI con i chatbot. Spesso ci sono delle piattaforme che un semplice chatbot lo chiamano assistente AI solo perché integrano un pochino di AI. Ma non è così, bisogna comunque distinguere queste due cose. I chatbot principalmente sono basati su una comprensione del linguaggio molto basic, quindi su delle loro intercettano le parole chiave, in base a queste parole chiave poi portano avanti la conversazione. Il flusso della conversazione è un flusso prestabilito, cioè viene creato il flusso e quindi vengono creati anche dei messaggi che sono predeterminati. E inoltre hanno un apprendimento statico, non hanno un apprendimento dinamico e possono gestire dei compiti, dei task molto semplici e predefiniti. Oggigiorno le piattaforme di creazione di chatbot sono molto più avanzate, molto evolute, si possono integrare dei nodi AI all'interno, si possono fare dei richiami API, eccetera. Però quello che bisogna capire è che invece l'assistente AI non segue nessun flusso predeterminato. È in grado, come la stessa esperienza che voi avete quando interagite con ChatGPT. ChatGPT non segue un flusso predeterminato, lui è in grado di memorizzare i messaggi della conversazione che sta avendo con voi e produce in maniera, diciamo così, naturale, testo, in risposta ai vostri input. Questo è quello che fanno l'assistente AI e poi in più loro, come abbiamo detto, in base al contesto riescono ad attivare le automazioni e i task. Quindi riescono a dare delle risposte personalizzate, capiscono il contesto all'intento e riescono ad effettuare dei compiti complessi e adattivi. Ora vogliamo fare un attimo un piccolo excursus veloce su quello che è l'evoluzione di questi sistemi AI. Come abbiamo detto prima, si parte dai chatbot tradizionali, quindi con una logica if-then, quindi molto semplice, di risposte predefinite e di scenari prestabiliti e limitati. Oggi ci troviamo nell'era principale degli assistenti AI, quindi che capiscono il contesto, possono in grado di dare personalizzazione avanzata perché riescono a produrre testo in tempo reale, possono essere integrati con tanti sistemi, possono effettuare task, ma nel prossimo futuro, che è domani, non dopodomani, questo bisogna capirlo, già stiamo entrando nell'era degli agenti AI autonomi. Quindi nei prossimi, secondo me, 3-4 anni avremo già una grossa diffusione degli agenti AI autonomi. Cosa fanno questi agenti AI autonomi? Sono in grado di prendere delle decisioni in maniera indipendente, di effettuare dei compiti anche complessi multi-step e quindi risolvere anche dei problemi molto elaborati. Un'altra cosa importante da sapere è che comunque si possono creare dei sistemi multi-agent. Io quando dico agent o assistenti dico la stessa cosa, perché in italiano mi piace chiamarli assistenti, in inglese spesso vengono chiamati agent. Multi-agent vuol dire che gli agenti o assistenti sono in grado di coordinarsi fra di loro. Quindi possiamo avere un agente principale come se fosse ad esempio il social media manager,
che può delegare dei compiti a il copywriter, l'assistente copywriter che ci deve creare il testo, lo script per il video, l'assistente che è integrato con il tool di creazione text to video che ci crea, in base allo script ci crea il video di cui abbiamo bisogno, e poi l'assistente che ci pubblica il video su un canale social. Si possono creare anche queste strutture molto complesse, multi-agent, che sono in grado di effettuare anche dei task, delle funzioni aziendali molto elaborate. Abbiamo finito, diciamo, la parte teorica, la prima parte, credo di essere stato pure abbastanza veloce. Adesso partiamo sulla parte più interessante, che è quella pratica. Ci spostiamo sulla parte pratica. Allora, io intervengo un attimo se ci sono domande su questa parte, altrimenti continuiamo. Spero che sia stato tutto abbastanza chiaro. Abbiamo cercato di non dare concetti troppo complessi, però allo stesso tempo ci tenevamo a far capire cosa sono questi assistenti, cosa sono in grado di fare e un po' in che contesto ci troviamo dell'evoluzione del mercato. Ora andiamo a vedere. Okay. Volevo aggiungere solo una cosa al volo. Sì. Essendo che gli assistenti hanno la capacità di gestire numerose richieste, limitate richieste, e di dare risposte multiple, sono una grande fonte di dati, soprattutto in questo periodo in cui il traffico è veramente elevato. Quindi a fine Black Friday danno anche modo di recuperare tutti i dati al loro interno, di analizzarli, e sono utilissimi sia per esempio poi per la campagna natalizia, in quanto danno dei dati per poterla aggiustare o migliorare, sia per i contenuti, per le schede prodotto se sono fatti bene, dare risposte che magari su cose che non sono chiare, quindi hanno anche questa grande utilità di raccogliere tantissimi in pochissimo tempo. Sì, 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 sì. No, questo è uno dei punti, diciamo, a più valore aggiunto, perché avendo la possibilità di tracciare tutto, di elaborare tutto, di analizzare tutto, si può avere un loop di feedback in tempo reale, diciamo così, e molto più veloce. Sì. Allora, non abbiamo domande, quindi proseguiamo con la presentazione. Un'altra cosa che volevo quindi, diciamo, sottolineare, quindi che un consiglio più che altro, è quello di non soffermarsi troppo sui tantissimi tool che escono tutti i giorni, ma cercare di capire, perché se andiamo a vedere i contenuti che ci sono sui social, su YouTube, sono sempre tutti molto simili, ogni giorno c'è la grossa novità che rivoluzionerà il mondo, ma alla fine il 90% di questi contenuti non sono nel pratico del business utilissimi. Sicuramente, come ho detto prima, i tool sono molto utili, velocizzano il lavoro, però quello che bisogna capire è come integrare proprio dei sistemi AI all'interno del proprio business. Qui sia il vero valore aggiunto dell'intelligenza artificiale generativa. Qui si ha la possibilità di poter sfruttare al massimo le potenzialità della tecnologia. Questo è un concetto fondamentale. Adesso andiamo a vedere un po' delle strategie di implementazione per il Black Friday. Quindi, oltre a vedere alcuni assistenti AI che secondo noi sono strategici, vedremo anche delle attività di gamification che possono essere abbinate alle offerte e agli sconti che faremo durante questo periodo. Allora, qui vi abbiamo lasciato anche una roadmap di implementazione per poter così, dopo alla fine del workshop invieremo una mail con tutto un materiale, oltre alle slide avete la registrazione, poi avete
anche una roadmap di implementazione e un action plan che potete utilizzare per poter seguire passo passo una checklist su come poi poter integrare un sistema AI all'interno del vostro business. La roadmap principalmente è formata da diverse fasi. La fase iniziale sicuramente è quella della valutazione, quindi quella che chiamiamo le AI strategy, dove questo è un po' quello che seguiamo noi poi quando dobbiamo sviluppare una soluzione AI. Quindi si va ad analizzare quali sono le esigenze specifiche del business e si vanno ad identificare quali sono i colli di bottiglia e quindi le aree di miglioramento in cui le AI può dare un valore aggiunto e può far caso del business. Poi si parte con la creazione e l'integrazione, quindi si va ad implementare l'assistente AI e in questo caso anche le strategie di gamification che vedremo dopo all'interno dei sistemi esistenti, perché comunque l'integrazione deve essere quanto più semplice possibile. Ovviamente c'è bisogno comunque di un periodo di onboarding dove il personale deve essere addestrato sull'uso di questi nuovi strumenti, di queste nuove tecnologie. Poi la fase fondamentale, perché questo poi il tempo maggiore si impiega nella fase di test, perché non è test e di miglioramento continuo. Prima del lancio sicuramente vengono fatti dei test approfonditi e poi c'è una ottimizzazione, un miglioramento continuo delle prestazioni dell'assistente quando ha bisogno comunque di essere monitorato, di essere aggiornato. Per quanto riguarda nello specifico un e-commerce, nel caso in cui vengono integrati degli agenti AI anche avanzati, prima di tutto sicuramente bisogna fare il setup del catalogo, quindi bisogna importare tutte le informazioni dei prodotti all'interno dell'assistente, impostare quali sono i prezzi, sincronizzare con l'inventario, quindi fare delle integrazioni anche col CRM, con la piattaforma di e-commerce, eccetera. Poi vengono integrati anche i dati del cliente. Questo diciamo sono, in questo caso, in questa slide stiamo vedendo delle applicazioni con l'integrazione già abbastanza avanzate, con il loro storico di acquisto, il comportamento di navigazione, le preferenze, cioè questo ci serve utilissimo per poi creare dei messaggi e delle comunicazioni pertinenti e tempestive per poter aumentare quelle che sono poi i tassi di conversione, le possibilità di upselling e di cross-selling. E poi configurare l'assistente su tutti i canali di comunicazione. Infatti si può configurare sul sito, può essere utilizzato per le mail, per gli SMS, per WhatsApp, per i social, eccetera, per un'esperienza omnicanale. Se volessimo seguire, diciamo, una strategia di breve durata, proprio per poterci preparare nel più breve tempo possibile ad un evento importante come il Black Friday, versus una strategia di long term, nel breve termine, sicuramente quello che consigliamo a noi è quello di implementare un assistente per le FAQ, quindi per le domande comuni, su prodotti, spedizioni, resi e sconti. Questo permette così di abbassare tantissimo il carico di lavoro sul team e di fornire un'esperienza cliente molto migliorata e personalizzata. Nel lungo termine invece poi di sviluppare degli assistenti AI che sono custom personalizzati con integrazioni CRM che permettono un miglioramento continuo di una configurazione multicanale. Questo sono un po', se volessimo dare un consiglio su come approcciarsi adesso, visto che i tempi comunque sono stretti, in previsione dell'evento. Ora vediamo quelli che secondo noi sono tre assistenti basilari per qualsiasi e-commerce. Indipendentemente dal Black Friday, questi diciamo sono un po' i tre pilastri che consigliamo di integrare, ce ne sono pure altri, però questi sono tra i tre principali che si possono integrare per poter dare veramente un boost al proprio sito, al proprio shop. Uno è l'assistente a customer service 24 ore su 24, quindi assistenza continua per gestire le richieste e i problemi. Il personal shopper virtuale, quindi è come se avessimo un commesso virtuale sul nostro sito che dà dei consigli personalizzati ai nostri utenti e ai nostri clienti. E poi l'assistente per recupero carrelli intelligenti, perché il carrello abbandonato sappiamo che è un aspetto fondamentale, abbiamo visto le statistiche prima, avere una strategia di recupero carrello penso che sia basilare per qualsiasi e-commerce. Poi l'assistente AI lo possiamo fare in maniera molto più conversazionale. Ora andiamo a vedere uno a uno.
degli esempi di ognuno di questi assistenti. Allora, per quando il customer service ci serve principalmente per gestire i picchi di richieste, quindi riesce ad automatizzare l'80% delle richieste, permette di fare un'escalation automatica, quindi passaggio in maniera efficiente all'agente umano, quindi nel caso in cui l'utente voglia parlare con una persona oppure ci siano delle richieste molto problematiche che l'assistente non è in grado di gestire. Ci permette di avere un feedback loop molto veloce perché si possono analizzare le conversazioni per avere anche dei feedback continui e ci permette poi di gestire l'apertura ticket nel caso in cui ci sia l'integrazione con la nostra piattaforma di customer service. Vi facciamo vedere per customer service la nostra assistente AI dell'agenzia che si chiama Mirai. Per chi volesse saperlo, Mirai significa futuro in giapponese. Ora vi faccio vedere sia il front-end che il back-end. Allora, vi condivido il link. Condividi tu il link in chat, Patrizia? Condiviso. Ok, allora con link in chat potete interagire con l'assistente, con Mirai, potete fare domande. Mirai è in grado di rispondere a tutte le domande sui nostri servizi, su quello che facciamo, chi siamo, cosa fa Futurlens, quali sono i prezzi dei prodotti, eccetera. Ora qui invece vi faccio vedere come si imposta un assistente all'interno della nostra piattaforma di riferimento che si chiama Chatbot Builder. Chatbot Builder è una piattaforma che ci permette di creare assistenti AI no code molto avanzati e ci permette di integrarli con tutti i canali di comunicazione esistenti. Inoltre ci permette di creare anche tantissime tipologie di automazioni, quindi sicuramente, secondo il nostro punto di vista, è la piattaforma più evoluta che c'è in circolazione. No code, ovviamente. Per poter creare l'assistente, quindi il messaggio che dovete capire è che non c'è bisogno più il problema non è più il setup, quindi la costruzione tecnica dell'assistente, ma è come viene impostato, come viene fatto come vengono create le istruzioni, il prompt. Il potere sta nel prompt, si dice in genere, perché è il prompt, la qualità del prompt che permette di avere delle performance molto efficienti del nostro assistente. Qui vi faccio vedere un po' come è strutturato un prompt per un assistente AI, ma all'interno delle risorse che riceverete avrete comunque una guida completa su come creare dei prompt perfetti per i vostri assistenti. Il prompt per un assistente AI non è la stessa cosa del prompt che si mette all'interno di ChatGPT. Quello viene chiamato prompt conversazionale. Perché? Perché noi diamo un input iniziale, ovviamente la qualità di quell'input è fondamentale, però poi abbiamo la possibilità comunque di iterare con il chatbot per poter poi migliorare l'output. Nel caso di un assistente AI, quindi di un sistema AI, quando creiamo una soluzione, un'applicazione AI, c'è bisogno di dare un prompt completo, quindi si chiama one shot prompt, e in base a queste istruzioni si basa poi tutto il comportamento dell'assistente. Quindi poi non c'è un'iterazione sul prompt. Spero che il concetto sia abbastanza chiaro. Allora, vi elenco velocemente quali sono i componenti principali da inserire in un prompt. Prima di tutto è il ruolo, quindi l'assistente deve sapere qual è il suo compito, qual è il suo ruolo, per chi sta lavorando e cosa deve fare. Il task, quindi il lavoro che deve svolgere, la mansione che gli viene data, le specifiche sono come deve svolgere questo task, quindi nel dettaglio tutto quello che deve fare. Poi è fondamentale che l'assistente conosca il contesto in cui sta operando, quindi il contesto sarebbe il business per cui sta lavorando, ad esempio se volete utilizzare per la creazione di contenuti, chi siete, cosa fate, qual è la vostra target audience, cosa fa il business, poi inoltre all'interno è fondamentale sicuramente dare un tono di voce che deve seguire, delle istruzioni su come deve svolgere il compito, eccetera. Poi si inserisce qui, per questa tipologia di piattaforme, il knowledge base viene inserito già all'interno del prompt, quindi
Nel caso in cui avete una documentazione più grande, vasta, allora si crea l'assistente con i documenti. Il knowledge base viene dato dando dei documenti, fornendo dei documenti all'assistente, quindi lì è un funzionamento leggermente diverso. Però nel caso in cui invece si voglia creare un assistente con un knowledge base non molto grande, si può integrare all'interno del prompt in questa piattaforma qui, e qui andiamo a dare tutte le informazioni sull'azienda, il team, i link dei social, i servizi che vengono offerti, tutti i prezzi e quant'altro. Una sezione fondamentale all'interno di qualsiasi prompt, ma questo anche se interagite con ChatGPT o qualsiasi altro tool di sistema di creazione di intelligenza artificiale generativa, sono gli esempi. Questo perché gli LLM viene fatto un training massivo su un dataset enorme di dati, loro sono in grado comunque di individuare dei pattern. Quindi se gli vengono dati degli esempi, loro riescono a riconoscere un pattern che viene seguito, diciamo un tono di voce che viene seguito, come vengono gestite le domande e le risposte, e quindi questo ci permette di avere un output molto migliorato. E inoltre poi è consigliabile inserire anche nel caso in cui di domande di informazioni sensibili, come ad esempio dei prezzi, modalità di pagamento o quant'altro, inserirle all'interno degli esempi, così si ha sicuramente una risposta molto più precisa. Poi la sezione finale che vedete qui, quello dove c'è importante, in questo caso vengono date le istruzioni su come deve utilizzare le funzioni. Queste sono le funzioni, sarebbe quando l'assistente deve attivare, come e quando deve attivare i tool, le azioni che deve compiere, quindi le automazioni che deve attivare, se deve collegarsi a un altro assistente per poter rispondere a una determinata richiesta dell'utente, eccetera. Questo è un po' per farvi vedere un overview veloce. Comunque vi daremo comunque dei template a fine workshop, e questo per farvi vedere un po' qual è il dietro le quinte di un assistente AI. È in grado comunque di utilizza il modello ChatGPT 4 mini, che è un modello già molto avanzato e sufficiente per quello che bisogna, per quello che dobbiamo fare, ed è multilingua, è integrato con diversi canali, WhatsApp, Messenger, Instagram, chatbot sul sito, eccetera. Qui poi vedete un flusso, diciamo, un po' più avanzato, perché lo utilizziamo per la nostra assistente, perché ve lo spiego in maniera molto veloce, ma non è importante. Comunque noi qua abbiamo creato un flusso dove l'assistente, nel caso in cui l'utente non invii messaggi per un minuto, l'assistente gli manda un sollecito, dice ci sei ancora, e se l'utente non risponde in quel momento crea un riassunto con le AI della conversazione, e ci dà anche dei suggerimenti su come migliorare la gestione di questa determinata tipologia di conversazione. Questo è un po' come è strutturato, diciamo, dietro le quinte di un assistente AI per il customer service. Alla fine si tratta principalmente di creare un prompt per la gestione delle domande e poi eventuali integrazioni con i vostri sistemi. Ora vediamo un caso d'uso che credo io sia fondamentale per qualsiasi e-commerce, che è quello dell'assistente del personal shopper. Il personal shopper è in grado, qual è il suo compito? Quello di porre delle domande per capire le preferenze del cliente. Quindi, diciamo così, è un po' anche come se fosse una sorta di consulente, dove cerca di capire quali sono le preferenze, quali sono le esigenze, poi ovviamente si può strutturare in qualsiasi modo, si possono dare qualsiasi tipologia di istruzioni, poi gli viene data una logica su come deve abbinare i prodotti, quindi quale categoria deve suggerire in base a determinati input, i prezzi, la disponibilità del prodotto, se viene integrato col magazzino, e poi bisogna sicuramente integrare poi dei suggerimenti per quanto riguarda bundle, offerte a tempo limitato, tecniche comunque di upselling naturale. Noi ad esempio all'interno di Mirai abbiamo integrato un assistente, chiamiamolo così, allo shopping, dove nel caso in cui l'utente voglia avere delle informazioni su il nostro, chiamiamolo così, assortimento di assistenti AI precostituiti, quindi quelli lì che vendiamo su abbonamento, Mirai attiva con una funzione
quest'altra tipologia di assistente, dove è un flusso complicatissimo, che adesso vediamo, che è un semplice nodo AI, dove all'interno abbiamo un prompt dove viene istruito l'assistente su come deve compiere il suo lavoro, quali domande deve fare e in base a queste domande quali prodotti deve suggerire, quale soluzione AI sono migliori per il nostro utente. Quindi indirizzando poi l'utente alla soluzione migliore per le proprie esigenze e quindi poi eventualmente anche portare l'utente fino all'acquisto del prodotto. Ovviamente questo è come l'abbiamo creato per il nostro caso d'uso, ma si può customizzare per qualsiasi tipologia di business. Ora vediamo il terzo assistente che vogliamo, diciamo che vogliamo attenzionare come tra quelli principali. Un'altra cosa mi ero dimenticato, quello della personalizzazione delle raccomandazioni. Sicuramente bisogna comunque cercare di impostare il modo in cui l'assistente deve dare delle raccomandazioni di prodotto. Si va ad integrare il catalogo impostando le regole, quali sono, diciamo, i trigger che deve seguire. Poi si ha, come abbiamo detto, nel prompt delle logiche di raccomandazione, quindi come deve fare cross-selling, upselling, eccetera, quali bundle eventualmente deve suggerire in base alle esigenze del cliente. E poi, ovviamente, tra le best practices, sicuramente il tono della comunicazione e la gestione delle obiezioni in tempo reale, perché comunque, essendo comunque un commesso virtuale, è in grado anche di gestire le richieste dell'utente, le domande dell'utente, le obiezioni in tempo reale. Per quanto riguarda per il recupero dei carrelli, ovviamente qualsiasi e-commerce, quasi sicuramente tutti hanno esigenza di avere una strategia di recupero carrello, quindi spesso però si utilizzano le mail, gli SMS o qualche volta WhatsApp. Grazie all'assistente AI, anche se utilizziamo WhatsApp, possiamo comunque renderlo conversazionale, cioè l'assistente è in grado comunque di rispondere alle domande in tempo reale, fornire dei suggerimenti e fornire degli sconti limitati, quindi per utilizzare scarsità, per poter poi invogliare l'utente a completare l'acquisto. Una soluzione invece innovativa che si sta prendendo piede all'interno del mondo degli assistenti AI sono quelli degli assistenti telefonici. Nel caso del recupero carrelli, una soluzione molto avanzata è quella di impostare un assistente telefonico che una volta che il carrello viene abbandonato, si attiva l'assistente e sempre se si riesce comunque a reperire il numero di cellulare dell'utente, ed effettua una chiamata automatica all'utente e gestisce la chiamata in maniera naturale e invita l'utente poi eventualmente con uno sconto a tempo limitato ad effettuare l'acquisto. Quindi si possono creare degli script personalizzati, si possono gestire le obiezioni in tempo reale e si può impostare pure il timing della chiamata. Ora vi facciamo vedere, abbiamo impostato come impostare un'automazione del genere. Noi ad esempio abbiamo creato uno shop di test fittizio su Shopify. All'interno di questo shop abbiamo già un checkout abbandonato e grazie alla piattaforma che utilizziamo noi principalmente per le automazioni, si chiama make.com. Grazie a Make possiamo utilizzare un'automazione per cui ogni volta che c'è un checkout abbandonato si attiva il nostro assistente AI telefonico che effettua una chiamata all'utente e ci permette di maniera naturale e conversazionale di fare recupero carrello. La piattaforma che utilizziamo per la creazione di assistenti AI telefonici si chiama Vapi AI e ora vi faccio vedere in tempo reale come funziona il nostro assistente telefonico. È sempre Mirai che è in grado di effettuare le chiamate. Voi potete anche andare sul nostro sito, c'è un form che potete compilare per farvi chiamare da Mirai, così potete testare in maniera... Lo condivido anche in chat se poi lo volete provare. Sì, così potete testare anche voi personalmente qual è l'esperienza di ricevere una chiamata con l'intelligenza artificiale. Una premessa che voglio fare
questo assistente che abbiamo creato non è, diciamo, specifico per il recupero carrello, è solo Mirai che abbiamo creato in versione telefonica, però vi voglio far vedere come funziona comunque l'automazione e l'esperienza. Ecco, è arrivato. Sono Mirai di FutureLand. Grazie per aver richiesto questa telefonata e per aver trovato il tempo di parlare con me oggi. Come ti chiami? Mi chiamo Angelo. Piacere di conoscerti, Angelo. Hai qualche domanda su FutureLand o su cosa facciamo? Sì, volevo sapere che servizi offrite. Certo, offriamo diverse soluzioni, tra cui consulenze personalizzate per strategie AI, assistenti AI precostruiti, sviluppo di assistenti AI personalizzati e manutenzione e aggiornamenti per assistenti AI. Vuoi sapere di più su qualche servizio specifico? Sì, quali sono gli assistenti AI precostituiti che offrite? Abbiamo diversi assistenti AI preconfigurati per soddisfare esigenze comuni. Ecco alcuni dei principali. 1. Assistente per il servizio clienti e supporto. Gestisce tutte le domande degli utenti e le richieste di assistenza relative a prodotti, ordini e altro, offrendo un'esperienza completa di servizio clienti. Scusami un Tutti gli attimo. assistenti preconfigurati includono interazioni illimitate in più lingue. Sì, scusami. Integrazione multicanale e supporto continuo per ottimizzare Mi senti? le funzioni. Vuoi sapere di più su uno di questi assistenti? No, va bene così. Angelo, se hai bisogno di ulteriori informazioni o se hai domande in futuro, non esitare a contattarmi. Grazie per il tuo tempo. Vabbè, questo era un assistente che avevo creato un po' di tempo fa, sicuramente non è perfetto e sicuramente ci sono delle voci che aggiornate, più naturali, che si possono integrare. Però è per farvi capire un po' il livello a cui siamo arrivati dal punto di vista della naturalezza della voce e di come interagisce con l'utente. Quando l'ho interrotto doveva interrompersi, però devo andare a controllare un po' le impostazioni del setup. Però è in grado anche di interrompersi nel caso in cui l'utente inizia a parlare e di cercare di offrire un'esperienza quanto più naturale possibile durante la telefonata. Ora andiamo avanti e vi facciamo un resoconto un po' delle metriche di successo che bisognerebbe analizzare per poter controllare e migliorare sempre di più le performance degli assistenti. Sicuramente l'engagement, quindi monitorare il tasso di risposta, il tasso di risoluzione, la soddisfazione del cliente, l'impatto sulle vendite, quindi tracciare il tasso di conversione, il valore medio dell'ordine, il successo dell'upselling che si fa, che l'assistente riesce a fare durante la conversazione, l'interazione, e l'efficienza, quindi misurare i tempi di risposta, il tasso di escalation e la qualità dell'interazione. Questi sono alcuni parametri. Poi alla fine del workshop vi lasceremo comunque un dashboard completa con tutti i parametri e i KPI da seguire, da monitorare per poter migliorare sempre di più le performance. Ora passiamo alla, diciamo, alla fase finale, dove abbiamo voluto portare, oltre agli assistenti AI, anche delle soluzioni che vi permettessero di poter offrire e distribuire delle offerte, delle promozioni in maniera un po' più coinvolgente. Quindi abbinando anche la gamification alla promozione. E per poter, poi vedremo che per poter creare questa tipologia di soluzioni non c'è bisogno nemmeno proprio delle AI, ma si può fare anche solo utilizzando dei chatbot. La prima, vi abbiamo portato tre tipologie, strategie di gamification, chiamiamolo così. Una è quella della ruota della fortuna, quindi offrire degli sconti personalizzati con un elemento sorpresa, quindi in maniera randomica. Quindi l'utente non sa qual è lo sconto che riceverà. Una caccia al tesoro digitale, quindi offrire dei reward come gratificazioni per delle
per delle quest che l'utente fa, quindi per delle sfide che gli vengono proposte, e poi utilizzare l'elemento della scarsità, quindi offrire degli sconti o delle offerte a un numero limitato oppure in un periodo limitato nel tempo. Per quanto riguarda la ruota della fortuna, vi faccio vedere la ruota della fortuna che abbiamo creato noi, dove è composta da la possibilità di ricevere, di vincere uno sconto del 20% con una probabilità del 50%. Quindi quello del 30% con una probabilità del 30% e poi uno sconto del 50% massimo con una probabilità del 20%. Vi condivido intanto il link in chat così la potete testare anche voi direttamente. Sì, testate e fateci sapere qual è lo sconto che avete vinto. Ora faccio vedere live. Prima come funziona l'esperienza, come l'esperienza e poi nel back-end come è stato costruito. Ovviamente qui ho utilizzato la soluzione più semplice possibile, quindi senza utilizzare le AI, ma con un testo prestabilito. Gioca la ruota della fortuna e riceve uno sconto per il workshop che può essere del 20, 30, 50%. Gira la ruota, tenta la fortuna. Qua una precisazione che voglio fare. Queste tipologie di flussi, di soluzioni, possono essere integrati anche nel vostro assistente, in un assistente che gestisce i social su Meta, quindi su Facebook, Instagram. Quando si utilizza questa tipologia di canali, è fondamentale creare un messaggio che viene chiamato di opt-in. Quindi c'è bisogno di un'iterazione da parte dell'utente. In questo caso deve cliccare semplicemente un pulsante. Dopo che l'utente ha cliccato il pulsante, si apre una finestra di 24 ore in cui possiamo poi mandare la nostra offerta, i nostri messaggi tranquillamente all'utente. Questa tipologia di flusso poi può essere anche integrato in una soluzione di comment automation, cioè si può creare un assistente che, integrato con Instagram ad esempio, risponde ai commenti in maniera automatica degli utenti e in maniera personalizzata, quindi non parlo dell'utilizzo ad esempio di ManyChat, che è una semplice automazione, ma parlo di una cosa molto più avanzata. Noi possiamo creare delle risposte ai commenti in tempo reale, quindi con l'intelligenza artificiale, quindi l'AI risponde in maniera naturale e personalizzata. Poi si attiva il flusso per il messaggio privato, che manda un messaggio privato sempre personalizzato in base al commento dell'utente, quindi non è qualcosa di prestabilito, e deve avere sempre la prima parte l'opt-in. Una volta che l'utente clicca l'opt-in, poi possiamo inviare qualsiasi tipologia di offerta, promozione, flusso, strategia di gamification e quant'altro. Clicco il pulsante, gira la ruota, mi esce questa bella ruota della fortuna. Io ho messo un timer di 10 secondi, dove l'utente deve aspettare il risultato della ruota. Vediamo che ho vinto lo sconto più basso, quello solo del 20%. Donatella è stata più fortunata di te, ha vinto il 50. Donatella ha vinto il 50. Brava Donatella, quindi è un bello sconto da utilizzare con i nostri servizi. Allora, ora vi faccio vedere un attimo come è composto come è fatto il flusso e il back-end. Ruota della fortuna. Le vediamo tutte e tre velocemente, quindi un attimo di pazienza. Allora, qui c'è il messaggio di opt-in. Una volta che l'utente clicca il pulsante della ruota della fortuna, 10 secondi. Qua invece vi è chiamiamolo così, randomizer, cioè in base alle percentuali splitta il traffico nei 3 messaggi diversi, quindi il 20%, il 30% e il 50%. Quindi è un flusso molto semplice che può essere creato in maniera veramente facile, senza l'utilizzo nemmeno di AI generativa. Nel caso in cui si voglia dare dei messaggi in base alla lingua dell'utente, lì c'è bisogno delle AI, quindi bisogna creare il flusso, bisogna mettere il nodo AI invece che del testo prestabilito.
Ora invece vediamo la seconda strategia di camicia, quindi questo è solo un esempio per far vedere quello che si può creare, quello che si può fare. Ovviamente lo potete personalizzare in tanti modi e su come poter utilizzare la gamification per dare un'esperienza anche agli utenti molto più coinvolgente durante un periodo di offerte e quindi distinguersi così anche dalla concorrenza. Per quanto riguarda la caccia al tesoro digitale, si possono creare delle mini sfide progressive, ad esempio, l'esempio che farò io è quello di trova un'immagine nascosta o un prodotto nascosto all'interno dell'immagine. Si possono utilizzare dei quiz dove si hanno delle risposte personalizzate per sbloccare uno sconto e poi si può anche integrare il social proof, cioè dire all'utente di condividere il premio che ha ricevuto sui social media per poter fare anche campagna pubblicitaria e social proof. Vediamo quello della caccia al tesoro. Io devo far vedere prima come l'esperienza della caccia al tesoro. Giocateci, fateci sapere. Anche questa ve la condivido in chat. Questo ho creato una cosa molto semplice, però solo per farvi capire come la struttura poi si può personalizzare in qualsiasi modo. Sei pronto a partecipare a questa entusiasmante caccia al tesoro? Puoi vincere sconti incredibili. In bocca al lupo. Iniziamo. Sempre il messaggio di opt-in. Cosa mi chiede? Nell'immagine sopra c'è un piccolo cuore disegnato. Trova il cuore nascosto nell'immagine per sbloccare uno sconto del 30%. Fatemi sapere se avete trovato il cuore e poi vado avanti. Non è difficile. Provato? Allora, io l'ho trovato. Qui allora mi chiede dove si trova per verificare se veramente ho capito. Si trova nella tenda. Qui. Riconosce che ho dato la risposta esatta e mi dà lo sconto del 30% con il coupon. Quindi questa è un'altra, ovviamente si può andare avanti, si possono aggiungere altri step, altre sfide, sbloccare altri premi, personalizzare molto di più e quant'altro. Allora, la caccia al tesoro, sempre questo è un flusso abbastanza semplice, c'è sempre il messaggio di opt-in, l'immagine, il messaggio che avete visto prima, nel caso in cui clicco trovato il cuore, mi fa la domanda, aspetta in questo caso la mia risposta. Qui poi ho inserito un flusso, diciamo, un nodo di condizione, quindi solo se ci sono, gli ho dato delle parole chiave, solo se ci sono queste parole chiave, tenda, tendina, mi dà il premio, altrimenti mi manda un altro messaggio, dice riprova, cerca il cuore con attenzione. Cliccando riprova riparto da capo. Quindi questa è la struttura del flusso. Ora vediamo invece la terza strategia di gamification per gli sconti, che è quello dello sconto a numero limitato. Cioè noi qua possiamo creare delle dinamiche per cui offriamo delle offerte, diciamo, diamo delle offerte in base a delle condizioni. Quindi se si rispettano determinati requisiti, se vi è un numero limitato di offerte, anche per un determinato periodo di tempo, quindi sfruttando sia la scarsità che l'urgenza. Vi faccio vedere come funziona, come faccio vedere sempre come l'esperienza. Allora, in questo caso, vabbè, ho lasciato sempre la stessa immagine. Sei pronto a ricevere uno sconto speciale per le AI Workshop? Solo 5 posti disponibili a 29 euro, generalmente 99 euro. Quindi abbiamo solo 5 posti disponibili a questo prezzo. Qui l'utente clicca il pulsante, se rientra ancora nei primi 5, riceve lo sconto. Congratulazioni, ecco il codice coupon per accedere al codice coupon, si può mandare un link di pagamento con un prezzo diverso, eccetera.
Come viene creata questo flusso? Faccio vedere. Abbiamo quasi finito, eh? Siete ancora vivi? Tutto chiaro? Vi piacciono queste strategie o le ritenete utili per il vostro brand? Allora, qui vi faccio vedere, c'è sempre il messaggio di opt-in, quello che abbiamo visto prima. Poi nel messaggio di sconto ho creato un custom field che è numerico. Questo significa che ogni volta che viene inviato questo messaggio, questo custom field aumenta di un numero. E quindi poi ho creato sempre una condizione, nel caso in cui il custom field sia uguale o superiore a 5, no, sia superiore a 5, allora gli viene mandato un altro messaggio, che quello mi dispiace, i posti a prezzo scontato sono finiti. Questo è il flusso molto semplice e veloce per creare questa tipologia di soluzioni. Ovviamente questa è vi ho dato una base semplice, però può essere elaborato in tantissimi modi. Queste diciamo, sono le tre strategie che volevamo farvi vedere nel poter rendere gli sconti molto più coinvolgenti, le offerte del Black Friday molto più coinvolgenti, perché comunque la gamification è qualcosa di molto utile, molto importante e che può essere veramente sfruttata per aumentare i risultati del brand. Ora vediamo in maniera molto veloce un piano operativo, ma all'interno della documentazione dopo il workshop riceverete una checklist step by step di tutte le cose da fare per poter implementare un assistente AI e delle strategie di gamification nell'arco di 3 settimane, quindi prima del Black Friday. La prima settimana sicuramente consigliamo di lavorare sulla configurazione dell'assistente, un assistente di base per rispondere alle domande comuni in maniera personalizzata. Poi, quindi in questa fase sicuramente c'è una prima fase di creazione, poi una piccola fase di test, di formazione con il team interno, eccetera. Poi nella seconda settimana iniziare ad implementare le strategie di gamification e di automatizzare i flussi di comunicazione, quindi magari integrare l'assistente o qualche canale di comunicazione in più e continuare a fare i test. Nella terza settimana ottimizzare le risposte in base ai test che sono stati fatti, eseguire uno stress test finale e preparare il team e l'assistente per il lancio. Questo è un po' a grandi linee quello che può essere un piano operativo pre-Black Friday per poter integrare queste strategie e gli assistenti, e un assistente almeno AI di base all'interno del proprio business e quindi essere pronti per la campagna. Ora vi daremo anche quali sono degli strumenti essenziali per poter creare queste soluzioni, quindi le API di ChatGPT in questo caso sono comunque opzionali perché questo serve solo se si vuole integrare qualche modello più avanzato, diverso. Chatbot Builder, che è la piattaforma che consigliamo, non siamo affiliati, ma è sicuramente la migliore piattaforma di circolazione o altre simili. Se si riesce ad integrare con Google Analytics è meglio, che così si possono migliorare le interazioni e le performance. Meta, Business Suite, i canali Meta, la piattaforma Meta per la gestione degli annunci, l'integrazione, che anche per integrare su questi canali comunque bisogna seguire tutta una procedura per evitare qualsiasi rischio che l'account venga bannato, venga ristretto, perché comunque Meta ovviamente vuole evitare l'utilizzo di bot per gli account. Poi nel caso in cui si vogliano creare degli assistenti telefonici, Twilio per avere il numero telefonico e Papi, la piattaforma per la creazione e configurazione di assistenti telefonici. Questo è un elenco delle metriche chiave da monitorare, riceverete, come vi ho detto prima, tutta la dashboard. Per quanto riguarda la customer experience, i tempi di risposta, quindi la rapidità delle AI, che generalmente comunque sono immediati, però magari si ha qualche ritardo su qualche canale, bisogna apportare dei miglioramenti su una determinata tipologia di canale. Tasso di risoluzione, quindi qual è la percentuale di richieste che vengono risolte quali sono le richieste che vengono passate agli umani. Poi le vendite, quindi il conversion rate per canale,
quindi da quando viene integrato l'AI, qual è l'aumento del conversion rate, se c'è stato, se non c'è stato, quali sono i problemi, il valore medio dell'ordine per segmento, se si può fare, il retention rate, quindi la percentuale di clienti che ritornano dopo l'interazione con l'assistente, e il customer acquisition cost, se c'è una diminuzione poi del tasso del costo di acquisto dell'utente. Una cosa che volevo fare prima di chiudere, molto spesso un'obiezione che sento è che l'AI può risultare impersonale. Si ha paura di integrare un chatbot AI perché può risultare impersonale, può procurare danni, eccetera. Il 99% dei casi, quando fanno questa obiezione, ho visto che loro integrano delle soluzioni basic, dei chatbot basilari, che non sono nemmeno paragonabili a un assistente AI. Per questo tante volte non si ha la percezione reale delle potenzialità della tecnologia. Questa è una cosa che voglio sottolineare, perché attualmente la tecnologia comunque poi fa passi da gigante in giorni, non in mesi, nemmeno in anni, quindi le performance aumentano alla velocità della luce. Attualmente si possono gestire richieste molto complesse e si riesce a dare un'esperienza di conversazione quasi del tutto naturale. Quindi sicuramente non voglio dire che è paragonabile a come interagire con un assistente o un agente umano, ovviamente no, però l'esperienza che si può dare è molto avanzata. Giusto velocemente una parentesi su, nello specifico, chi siamo come Futurlens. Futurlens, noi in Futurlens cerchiamo cioè, tramite gli assistenti AI trasformiamo il tuo e-commerce in un'esperienza unica, con l'obiettivo di aumentare le conversioni e di ottimizzare i processi. Quindi offriamo principalmente assistenti AI in abbonamento, quindi abbiamo una serie di assistenti AI preconfigurati che possono essere integrati in maniera molto veloce. Siamo l'unica agenzia, penso, al mondo che dia anche un free trial su questa tipologia di assistenti, specifico solo quelli chat, non quelli telefonici, perché su quello telefonico non si riesce a dare la prova gratuita. E poi creiamo anche soluzioni personalizzate, anche per consulenze strategiche siamo disponibili per poter personalizzare tutte le fasi di acquisto e di interazione con gli utenti e creare quindi delle soluzioni su misura per il vostro business. Questo è il nostro sito dove potete interagire con purtroppo quando c'è la diretta è sempre molto lento, un attimo solo. Allora, intanto aggiungo, se avete domande potete scriverci sia al contatto mail, ci potete scrivere tranquillamente anche su LinkedIn. E, se avete piacere seguiteci anche su LinkedIn, perché condivideremo man mano contenuti specifici sulle AI. Un attimo solo che si apre, voglio far vedere giusto velocemente, c'è quello in italiano. Allora, sul sito ovviamente c'è integrata Mirai, con cui potete interagire. Anche la web chat può essere totalmente personalizzata. Infatti un'altra soluzione che voglio integrare è quella si possono creare anche dei pop-up con il chatbot inserito, si possono fare tante cose. E qui vedete abbiamo assistenti preconfigurati, custom, poi ovviamente diamo servizio di manutenzione e ottimizzazione. Negli assistenti preconfigurati, velocemente voglio mostrare, abbiamo 8 tipologie diverse di assistenti, tutte specifiche per i principali casi di uso per un e-commerce. Questi assistenti si possono acquisire in abbonamento, quindi non vi è un costo iniziale di setup, vengono utilizzati quindi delle configurazioni già preconfigurate
e dei template preconfigurati, quindi non vi sono delle integrazioni super custom su queste tipologie di assistenti. Poi abbiamo anche gli assistenti telefonici, che sono l'ultima innovazione in ambito di agenti AI. Per questa tipologia di assistente però non è previsto il free trial. E potete anche farvi chiamare da Mirai per poter testare la telefonata e potete contattarci anche tramite il form sul sito. Allora, io direi che abbiamo completato. Certo. Se ci sono domande.